Approfittiamo di una gita organizzata dal Camper Club Torre del Natisone per visitare Modena. Per tutti i partecipanti alla gita è stata prenotata una comoda area di sosta. L'area aveva vicino la fermata dell'autobus che ci ha portati in centro città in pochi minuti. Il Palazzo Ducale, fatto costruire nel 1600 dal duca Francesco d'Este, si trova dove un tempo c'era il castello, che dal 1291 è stata la dimora della famiglia d'Este. Oggi il palazzo ospita l'Accademia Militare di Modena, che si può visitare solo accompagnati da una guida. Purtroppo, all'interno del palazzo, per motivi di sicurezza militare, non è consentito fare riprese video né foto, ma abbiamo trovato la visita molto interessante. A fianco del Palazzo Ducale si trova l'Istituto d'Arte che ha una interessante piccola esposizione di sculture. Terminata nel 1300 con i suoi 89 metri d'altezza, la Torre Ghirlandina è il simbolo della città. In passato la Torre Ghirlandina aveva un'importante funzione civica. Il suono delle sue campane, per esempio, segnava l'apertura delle porte della cinta muraria e chiamava a raccolta la popolazione in caso di pericolo. La torre custodiva anche tutti i forzieri, gli atti pubblici e gli oggetti di valore del comune. Arrivati in cima alla torre, si può vedere un bellissimo panorama di Modena. La posa della prima pietra del Duomo risale al 1099 e all'epoca era considerato un edificio dall'architettura molto originale. Ancora oggi, dopo 9 secoli, è interessante e bello da vedere. Nella cripta è custodito il sepolcro di San Gimignano, patrono di Modena. Nel 1997 l'UNESCO ha dichiarato patrimonio dell'umanità il complesso formato dalla Piazza Grande con la Torre Ghirlandina e il Duomo. Piazza Grande, poi diventata Piazza del Duomo, oggi è il cuore pulsante di Modena, ma in passato era un luogo di commerci e di giustizia attraverso l'uso della forca. La pietra ringadora era utilizzata in passato come palco per i comizi, ma anche per depositare i cadaveri di sconosciuti per la loro identificazione, oppure come pietra del disonore per i debitori insolventi. Sotto i portici di Piazza Grande troviamo il Palazzo Comunale di Modena. La sala del Consiglio Vecchio ha scranni in legno del 1500. È la famosa secchia originale, trafugata dal pozzo nel 1325 ai bolognesi durante la battaglia di Zappolino. La Sala del Fuoco prende il nome dal grande camino usato nel 1600 per preparare le braci che servivano a riscaldare gli ambulanti in piazza durante l'inverno.
Nella sala dei matrimoni ci sono dipinti di Malatesta del 1800, il più importante pittore di Modena. Protetto da una cancellata in ferro battuto, il mercato Albinelli è un mercato coperto in centro città. Nel 1800 si è pensato di radunare qui gli ambulanti che spesso erano esposti a freddo e intemperie. In seguito è stata riqualificata la contrada dove c'era già il macello e il mercato del pesce e nel 1931 si inaugurò il mercato Albinelli in onore del sindaco che lo ha voluto per la sua città. Il dolce tipico di Modena è il bensone, una sorta di grosso biscotto farcito di marmellata o crema al limone. Una breve passeggiata sulla via Emilia ci porta a vedere il Foro Boario, oggi sede della Facoltà di Economia. Costruito nel 1800, era un luogo usato dai commercianti di bestiame per le loro compravendite. La gita volge al termine, ma non si può lasciare Modena senza capire come viene fatto il suo famoso aceto balsamico. E così, la domenica mattina, raggiungiamo l'antica acetaia Bompana. La cottura del succo d'uva, a fuoco lento, produce uno sciroppo concentrato dolce e naturale, la saba o mosto cotto. La saba, lasciata riposare per molto tempo, fermenta e diventa aceto in modo naturale grazie ai batteri presenti. Attraverso un processo di travasi da botti più grandi a botti più piccole si ottiene l'aceto balsamico tradizionale, che viene venduto in piccole bottigliette da usare in occasioni speciali. Il processo di invecchiamento dura dai 12 ai 25 anni e annualmente è necessario fare i travasi e i rincalzi nelle botti delle batterie. La famiglia Vecchi produce aceto balsamico da alcune generazioni, che si produceva già nel 1700.